Buongiorno a tutti e buongiorno a tutte. Ogni volta che passo per il Carmen mi accorgo che io riesco a riconoscere più o meno tutto, però allo stesso tempo tutto è cambiato. Quindi non è tanto un tema di nostalgia, è proprio un concetto che le cose qui cambiano continuamente e continuano a cambiare. Se vuoi davvero comprendere Valencia, devi partire da qui, devi partire dal Carmen, però non nel modo in cui lo raccontano tutti. Questo quartiere non è mai stato solo il centro storico, è sempre stato un punto nevralgico, fuori controllo della città e questa cosa oggi si sente sempre meno. Ma se lo hai vissuto anche solo qualche anno fa, la differenza la percepisci subito. Ogni volta che torno, la sensazione è sempre la stessa. Mi sembra tutto uguale, però mi sembra anche tutto diverso. È probabile che quello che cambia e che è cambiato è il modo in cui si vive questa zona della città. Prima era molto più imprevedibile, adesso lo è un po' di meno. Tu entravi in una strada, entravi in un vicolo e non sapevi cosa aspettarti e questo era il bello. L'altra cosa che ho notato è che tantissimi punti di riferimento che avevo sono spariti. Logicamente quando io parlo di punti di riferimento intendo muri, murales. Questo era un quartiere in cui storicamente succedevano un sacco di cose. Gente che passava, si fermava, camminava, artisti per strada, c'era un po' di tutto. E soprattutto c'erano centinaia di muri dipinti, ma vi parlo di una situazione in cui muri vecchi venivano dipinti ogni 2 notti e cambiavano continuamente, sia con del writing sia con della street art. E la cosa figa era la capacità che avevano questi muri di convivere perfettamente con le rovine e con le nuove costruzioni. Oggi comunque la street art c'è ancora, è leggermente cambiato il modo in cui la si percepisce nella città e il modo in cui la si può trovare in questa città. Tante cose mi sembrano pensate per essere viste e fotografate, che poi è un po' l'evoluzione che sta avendo l'arte urbana negli ultimi anni. Ci tengo comunque a dire che in giro ho trovato diversi progetti nuovi e interessanti legati a piastrelle, poster, scritte. In questa zona il tema è sempre lo stesso, cioè il turismo. Nel Carmen, nel Pilar, infatti è evidentissimo il processo di gentrificazione e turistificazione. Però questa cosa era inevitabile perché Valencia è una città che non ha problemi di turismo. Sarebbe facile dire che oggi il Carmen è finito, ma in realtà non è così. Semplicemente bisogna impegnarsi un po' di più per trovare ciò che prima era ovunque. La percezione che ho io è che il quartiere viva su 2 livelli. Uno è più superficiale, che è quello che poi vedono tutti, che sono praticamente i muri che si possono vedere camminando tranquillamente per la città vecchia. L'altro è un po' più underground, richiede un minimo di conoscenza, richiede pazienza, richiede ricerca, richiede capacità di riconoscere i progetti e di riconoscere gli artisti. Quindi alla fine cosa cambia? Cambia che in passato entravi in un vicolo, sicuramente qualcosa la trovavi. Adesso non è detto, quindi devi studiare bene quali sono i vicoli da andare a visitare e devi un attimo cercare di capire dove potresti trovare qualcosa, perché spesso è nascosta. Un esempio di nuovi progetti, ma che richiedono attenzione per essere compresi e visti, è questo. Questi frutti che si possono trovare sparsi per il Carmen sono l'opera di Essif, che è uno degli artisti urbani contemporanei più famosi di Valencia. Questo progetto si intitola Bodegón Infinito e Bodegón è il termine spagnolo per indicare la natura morta. Quindi lui ha generato su diversi muri sparsi nella città delle nature vive, dei frutti, per porre attenzione proprio su questi muri. Perché? Perché questi erano spazi di discussione, spazi di evoluzione dello stile, mentre oggi vengono segnalati come spazi pieni di graffiti per poter essere abbattuti e dare spazio a delle case o dei nuovi edifici che poi diventeranno Airbnb o magari degli hotel. Quindi gira di gira si torna sul tema della turistificazione, della gentrificazione di Valencia. Il muro che potete vedere alle mie spalle si trova in Plaza della Boccia, quartiere o barrio Velluters o Velluters, che fa sempre comunque parte del Carmen del Pilar, si trova sempre all'interno delle mura della città vecchia. Più della metà di questo muro è storico, fa parte di un progetto vecchissimo, un progetto di rigenerazione e di riqualificazione di questa zona che ha funzionato decisamente bene. L'opera è stata realizzata più o meno 15 anni fa da diversi artisti, tra cui Barbie, Julieta, dei Tony Spinar, e si possono vedere tantissime allegorie e richiami ai simboli del quartiere come la seta, il carbone, l'agricoltura e soprattutto agli orti, tant'è che se noi ci giriamo qui alle spalle c'è un altro muro di Barbie che è più recente, che si lega proprio al concetto degli orti. Questo spazio doveva essere messo a disposizione per generare degli spazi di condivisione, alla fine non si è fatto nulla, probabilmente ci faranno delle palazzine, chi lo sa. Inoltre qui si trova uno dei primi muri realizzati dal duo PC Avo a Valencia,
ed in questo caso è stato riprodotto il dio romano Bacco, dio del vino, dell'agricoltura e della fertilità. Insomma, è un progetto che ha resistito più di 10 anni, è un progetto che continua a essere inserito all'interno dei tour di street art qui a Valencia, quindi vale sempre la pena venire a vederlo. Facciamo un centinaio di metri e spostiamoci in Calle de Moré. Per me è importante inserire questa via all'interno del video perché qui si è svolto ed è stato realizzato uno dei primi progetti di rigenerazione urbana di Valencia, utilizzando anche l'arte urbana e la street art. Se torniamo indietro di 15 anni, infatti, questa era una delle vie più degradate della città, nonostante sia in centro, e nessuno la considerava, nessuno passava di qua perché era quasi pericoloso. Quello che è successo è che un fotografo che ha lo studio qui ha deciso di provare a realizzare qualcosa per migliorare il passaggio di questa via e quindi, dopo aver fatto tutta una serie di pulizie, ha deciso di coinvolgere degli artisti urbani della città per realizzare le opere su questi muri, ed il progetto ha funzionato anche decisamente bene. Io mi ricordo quando sono passato nel 2019, qui era pieno di gente che si scattava le foto con questi muri, perché ci sono alcuni muri che possono piacere alla massa. Però, tornando al concetto dell'importanza di questa via, perché inserirla all'interno del video? Perché, come vedete, non c'è più nessuno in questa via, nessuno passa più di qua, sia per il fatto che ormai il progetto è vecchio, sono stati realizzati nuovi muri, è cambiato il turismo, sono cambiate le persone, ma anche per il fatto che oltre a questi muri poi non è stato realizzato più nulla, non c'è stata più una ciclicità di progetto, non è stato fatto un investimento maggiore. Questo progetto si è fermato a soli muri, e la realizzazione di muri, di opere di arte urbana, è una soluzione temporanea, non è una soluzione definitiva. Se non si va avanti con i progetti, quello che succede è che si possono intraprendere due vie. Una è la via della gentrificazione e una è la via della dimenticanza, cioè si viene dimenticati e il progetto finisce ad essere fine a se stesso. Qui in Calle de Moré non ci sono stati ulteriori stimoli, quindi siamo nel secondo caso. Come sempre vi ricordo che questo video è offerto da Disagismi Urbani, il mio podcast, ma anche la mia newsletter. Nel podcast potete trovare tutte le informazioni che riguardano l'arte urbana, il graffiti writing e la street art per iniziare a comprendere meglio questo mondo. Nella newsletter, a cui dovreste iscrivervi se amate questo mondo, troverete ogni mese un editoriale in cui cerco di raccontare qualcosa e aprire un po' delle discussioni. Un tema importante di cui parlare qui a Valencia del Carmen sono i muri che erano presenti in questa zona di blu e che non ci sono più. Penso sia fondamentale discutere di questa cosa perché si è perso un valore culturale altissimo e non l'avremo più se non tramite delle foto o al massimo dei video vecchi, perché la qualità dei video fatti anni fa non era sicuramente quella di oggi. Pensate al fatto che nella zona più turistica di Valencia 10 anni fa Blu ha realizzato dei muri veramente potenti, veramente fighi, però come ho detto non ci sono più. La cosa importante da dire è che poi non sono stati abbattuti, ma in realtà sono stati integrati all'interno di nuovi edifici come questo alle mie spalle, quindi sono diventati parte di palazzine che sono state realizzate per dare sfogo alla gentrificazione, alla speculazione edilizia, temi contro cui Blu va sempre. Da quello che ho capito gli affitti sono altissimi, quindi neanche le persone che vivevano in questa zona si possono permettere di vivere in una casa come questa. Quando dico parte non vuol dire che sono stati integrati come opere, ma in realtà sono stati coperti dalle mura della palazzina. Però non vi preoccupate perché ci sono altri 2 muri di Blu qui a Valencia, in un altro quartiere, quindi li vedremo in un altro video e preparatevi perché di uno ci sono veramente pochissime testimonianze. È un muro vecchissimo, difficile da raggiungere, ma noi ci andremo perché alla fine l'obiettivo è questo, portarvi nei posti più sconosciuti e farvi vedere i muri realizzati dagli artisti più importanti al mondo. Ragazzi e ragazze, alla fine il Carmen è sempre stato lo specchio di quello che succede attorno a Valencia. Prima era tutto più caotico, più spontaneo, più libero, adesso è tutto più controllato, più valorizzato, quindi più vendibile. Logicamente non è una cosa che è successa solo in questo quartiere, ma qui si sente molto di più, qui è molto più avanti rispetto agli altri quartieri. Nel prossimo episodio di questa serie su Valencia andremo in un quartiere in cui è in atto questo cambiamento, però si riesce ancora a respirare autenticità. Non è proprio una trasformazione, è un'identità che cerca di cambiare, ma in realtà non ce la può fare perché è troppo radicata nella storia di Valencia. E fidatevi, il discorso cambia parecchio rispetto a qua. Se vi è piaciuto questo episodio, lasciate un commento, mettete un like, iscrivetevi al canale e ci vediamo nel prossimo quartiere di Valencia. Ciao!